ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi ci approcciamo a fare il nostro lui-lei, le previsioni del nostro divino maschile e del nostro divino femminile, rispettivamente incarnati all'interno di noi, e quando non vediamo le cose dentro di noi le manifestiamo all'esterno. Detta così, ce le riconosciamo all'esterno. Allora, ragazze mie e ragazzi, il lui-lei, mi avete scritto tante di voi che vi siete riguardati dei lui-lei di anni fa e li avete trovati perfettamente risonanti, se si può dire così, risonanti al momento che state vivendo attuale, facendovi fare i clicconi. Ma effettivamente è così, il tempo lineare esiste solo nella mappa mentale, il tempo è circolare, quindi quando arriva un messaggio è per te quel messaggio, quando ti arriva un video è per te quel video. E quindi sono felice di questa cosa. Così come anche il nostro relay che andiamo a fare oggi è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, anche se lo stiamo facendo in questa settimana di febbraio. In questa settimana dove oggi facciamo la terza masterclass dove ci alleremo, dove ci confrontiamo con il karma e ci alleiamo al karma. Cioè praticamente quando ti allei al karma diventi invincibile. E quindi oggi facciamo un lavoro strepitoso, straordinario e queste masterclass stanno avendo un successo stupendo anche per chi non ha potuto partecipare alle masterclass perché, come vi ho detto, era a numero chiuso. Gli arcani, gli spiriti degli arcani mi hanno guidato a scegliere le persone perché eravate veramente tantissime e tantissimi. Quindi sto preparando delle sorprese bellissime e come vi ho detto quest'anno sarebbe stato un anno bomba, è l'anno del mago. Quindi, detto questo, ragazze mie ragazzi, grazie per qualsiasi cosa, scrivetemi sempre alla mail taromantic21@gmail.com e il sito web è qui sotto per vedere tutto quello che facciamo e quindi siamo tantissimi ed è meravigliosamente stupendo. Grazie. Allora, prepariamoci. Sì, io sono già preparata, sono pronta. Allora, vediamo in questi giorni, da quando guardi il video, a questo punto lo faremo così, cosa accade alle nostre energie maschili e femminili. Allora, partiamo dal nostro maschione. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, consapevolezza e visione. Allora, vediamo l'energia attuale del maschile che è anche la maschera, no? La maschera non in senso negativo, ma come appari al mondo, no? Come appare al mondo, come appare a lei, come appare. Energia attuale di lui. Nove di denari abbiamo qua. Appare una persona sicura di se stessa, una persona che ha raggiunto determinati livelli, magari anche di riconoscimenti pratici, economici nella sua vita, appare col 9 di denari, che è una figura tendenzialmente che non ha bisogno di niente, di nessuno, è una persona che ha radicato in sé una certa autonomia emotiva, pratica. Sto bene nella mia interezza, sto bene nella mia integrità, sto bene prima da solo e poi mi approccio all'altro. Questa è, però è anche la maschera questa, no? Quindi potremmo vedere delle persone sicure di loro stessi, dei maschili sicuri di loro stessi e così appaiono. Però adesso li andiamo a scrutare tutti, no? Lo sapete quanto io amo il 9 di denari? Perché l'interezza, io dico sempre che una coppia deve relazionarsi con due 9 di denari insieme, perché il 9 di denari è foriero dell'interezza, è foriero dell'interezza e non del bisogno dell'altro. Io condivido con l'altro la mia interezza, non la stampella, non il bisogno. Ecco, abbiamo dei maschili che appaiono così, se scelgono questo apparentemente, no? Se scelgono qualcuno è perché con il quale condividersi è perché vogliono condividere la loro interezza, non per il bisogno, quindi appaiono così. Vediamo cosa abbiamo nella mente del maschile. Cosa abbiamo nella mente del maschile? Cosa ha nei suoi pensieri? Ah,
sta pensando a delle belle cose, abbiamo un 6 di coppe. Il 6 di coppe mi parla di riconciliazioni, di bei momenti vissuti insieme, sta pensando a dei ricordi felici della sua infanzia, ricordi felici dell'adolescenza, ricordi felici con una persona che gli sta a cuore, sta pensando di... qua c'è una persona che dà dei fiori a qualcuno, no? Sta pensando di dare dei fiori a qualcuno, di porgergli la mano a qualcuno, a una persona. Sta pensando questo. Sono dei pensieri molto teneri, eh? È proprio quell'interezza di cui ti parlavo prima, no? Il gesto delle coppe, un gesto integro e appagante, può essere fatto da un 9 di denari, cioè da una persona che integra in se stessa. Sta pensando a questo. Vediamo cosa ha nel cuore, però, perché questo mi parlano anche di ricordi, di ritorni. Vediamo cosa ha nel cuore il maschile. Il mago. Guarda, ti dico chiaramente che ci sono dei maschili talmente... È una bellissima stesa sul maschile. Ci sono dei maschili che hanno il mago. Aspetta, fatti mettere un bollino che qua questo YouTube non si sa mai. Allora, ci sono dei maschili che nel cuore hanno la voglia di manifestare un grande amore. Hanno tutti gli strumenti, il cuore è pronto alla realizzazione di un amore integro, appagante, non un amore succube, non un amore... aspetta, finisco di mettere il bollino. Allora, queste 3 carte sono delle bellissime carte, perché ci sono dei maschili forti, molto forti, ma forti nel senso dell'interezza, dell'integrazione. Chiaramente qua il loro cuore vuole realizzare un grande amore con il mago, perché si sentono pronti a darsi, a dare amore. Perché? Perché hanno colmato loro stessi di amore. Questo è un grande trionfo per il maschile, eh? Il mago chi è? Il mago è il creatore, è la volontà, è la magia, la voglia di... Cos'è la magia se non l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà? Quindi i maschili hanno questa forza di volontà di operare un cambiamento dandosi all'altro in modo integro. Bellissimo. E qual è la sfida, il blocco che si apprestano a superare? Queste sono bellissime carte, eh? Lanciarsi, non essere più inconsistenti. Allora, il matto a sfida o blocco è prendere posizione rispetto a darsi all'amore a qualcuno, non aver paura dell'amore, rischiare in una relazione o in un rapporto, perché hanno delle bellissime carte, e anche prendere posizione, perché il matto al blocco è anche colui che non è molto matura come persona, no? Quindi il blocco qual è? Assumermi la responsabilità, come ci insegna il matto, di darmi a qualcuno, a un ideale, a qualcosa, a una donna, a un uomo, cioè il matto al blocco è avere il coraggio di darmi e di prendere posizione rispetto a questo. Ok, un nuovo inizio. Vediamo da questa parte le energie come stanno. Qual è la maschera di lei? Che è come appare agli altri, al mondo, a lui o agli altri? L'energia attuale. Il 6 di coppe pure lei. Ha voglia di ricordi felici. I femminili, l'energia attuale come appaiono? Appaiono molto sensibili, molto predisposte all'altro, molto empatiche, anche un po' nostalgiche appaiono all'altro. Abbiamo questi femminili che appaiono un po' nostalgiche, ricordi felici, non è la nostalgia negativa, no? La dolce nostalgia, la melanconia, che è diversa dalla malinconia, la melanconia è diversa, è quella... Sai quando arrivi in un posto in cui sei stata tantissimi anni fa e ti viene quella dolce malinconia, che non è malinconia, melanconia, quel ricordo dolce, ecco, le vedo nostalgiche nel senso bello del termine, quindi si approcciano all'altro anche per esempio con ti ricordi quando, oppure mi ricordo di quando, no? Le vedo così. Vediamo quali sono i pensieri del femminile. C'è
loro, i maschili, appaiono non nostalgici, ma stanno pensando alla dolce melanconia. Invece i femminili appaiono nostalgici, però andiamo a vedere che cosa pensano. Vediamo. Cosa c'è nella mente del femminile in questi giorni? Cosa pensa? Guarda, il 10 di denari parla di stabilità. Allora, i femminili pensano alla loro stabilità radicale. Ci sono molti femminili che stanno tornando a dei luoghi di infanzia o stanno pensando alla casa di infanzia, o hanno costruito, stanno pensando di costruire una casa che li ricordi quella bellezza dell'infanzia. Fatto sta che a livello relazionale, 10 denari nei pensieri, ci sono femminili che pensano, non sono solo nostalgiche, ma pensano di creare struttura come la vivevano quando erano più piccole, che si sentivano al sicuro, quella sicurezza della bambina o del bambino, no? E quindi pensano, rispetto magari se c'è qualcuno, pensano che si sentono veramente a casa con quella persona o con quella circostanza. E se non c'è nessuno, ci sono femminili nostalgici che vogliono, che stanno pensando di riedificare la loro vita sulla base di quella bellezza percepita in tempi addietro. Ok. Cosa hanno nel cuore i femminili? Hanno un grande potere creativo, regina di bastoni. Allora, i femminili hanno un grande potere creativo, hanno tutto nelle loro mani. La regina di bastoni nel cuore, un po' come il mago sul maschile comunque, sono molto forti queste due energie in questa settimana. La regina di bastoni nel cuore, loro hanno piena consapevolezza di valere molto, quindi hanno piena consapevolezza di valere molto e questa piena consapevolezza di valere molto le supporta nella creazione di quella stabilità e solidità che hanno sempre cercato. E quindi dove la vanno a ricercare questa solidità? Nella loro infanzia. E io, se non sbaglio, in una variante delle previsioni settimanali, se non l'avete vista ancora, ragazzi e miei ragazzi, guardatela, c'è proprio questo assunto qui. So di valere tanto, sento il mio potere e recupero la bambina o il bambino interiore che è foriero della realizzazione della mia perfetta realtà. Quindi anche qua vi dico, fatevi il rituale occulto, risveglia il tuo potere occulto, dove c'è alla fine il rituale della bambina o bambino interiore. Perché questo potere che nasce dal femminile con la voglia di creare struttura e solidità sulla base di ricordi felici è consolidato in loro. Quindi anche rispetto a una persona loro si sentono attraenti, si sentono magnetiche, sanno di piacere, sanno di essere volute. Sì, molti femminili stanno dedicando loro stesse a creare struttura nella propria famiglia, nella propria abitazione, nel proprio lavoro, supportate da dalla melanconia, che non è la malinconia, ripeto, è proprio quella bellezza dell'infanzia che le guida, e anche il sogno e la fantasia dell'infanzia che le guida. Che poi la mente, quando tu immagini troppo, la ridicolizza la tua immaginazione dicendo questa è fantasia, è solo per i bambini. Sì, ma che sta lì però il punto. Cioè, è proprio i bambini che hanno la capacità di sognare e di immaginare come gli adulti non hanno più. Vediamo qual è la sfida del femminile in questa settimana. Cioè, nel cuore hanno loro stesse. Anche se possono apparire un po' nostalgiche all'esterno, nel cuore hanno loro stesse, sono molto centrate, non sono vittime. Ecco, questo voglio dire. Non le percepiamo vittime, anzi, qual è il blocco o sfida da superare in questi giorni? Un po' di dolce malinconia, non la melanconia. 5 di coppe. Non vogliono più attraversare le emozioni in modo vittimistico. Se arriva una dolce tristezza, dolce malinconia, mi affido, mi alleo perché guarda i risultati che ho ottenuto alleandomi con queste decosictonie sotterranee, insomma. Quindi, diciamo che allora possono pensare a un amore del passato, o possono pensare ai ricordi felici del passato, e ogni tanto può arrivare un velo vittimistico, cioè, stavo meglio prima. No, non è così, possono apparire così, perché nel cuore hanno loro stesse con questa solidità del 10 di denari. Va bene, poi le chiariamo. Vediamo da questa parte.
Quali sono le vere intenzioni dell'anima delle energie maschili? Le vere intenzioni dell'anima delle energie maschili. Nove di coppe, prima di tutto stare bene con loro stessi e non forzare le cose. Nove di coppe è stare bene con loro stessi e godere. Le energie maschili vogliono godere, godere, godere. Quindi il nove di coppe è una carta come il nove di denari. Sono molto autonomi, molto goderecci maschili. È una bella stesa, una buona stesa, quindi il 9 di coppe, sono molto integri qua, sono integri, nel cuore c'è il mago, quindi stanno bene con loro stessi, hanno raggiunto una certa autonomia emotiva e questo magari quando si trova nel rapporto con l'altro c'è un po' di sfida a lanciarsi, no? Perché dice sto bene così come mi sono ritrovato adesso, c'è un certo timore a superare quella soglia, quella linea di confine, quindi le vere intenzioni dell'anima dei maschili è godere, realizzare tutti gli obiettivi, realizzare i sogni, tutto ciò che li rende appagati. Quindi le vere intenzioni dell'anima sono rendersi appagati da una prospettiva di vera gioia, vero godimento. Il nove di denari gode di tutto quello che ha nel momento presente. Quindi vediamo quali sono le azioni che farà nei confronti di lei. Cioè i maschili fanno azioni solo se stanno bene. Questa è la vera intenzione dell'anima. Le azioni che farà nei confronti di lei o nei confronti del mondo a seconda della carta, le azioni che fanno i maschili, che fa lui, 10 di spade, infatti non fanno azioni se non stanno bene, le loro azioni sono conformi a chiudere dei cicli molto dolorosi che li hanno trattenuti nel godere della vita, della quotidianità. Le azioni che fanno sono chiudere relazioni inappaganti, chiudere situazioni inappaganti, mettere una linea di confine a ciò che non funziona più, a ciò che non gli dà godimento. Energia finale, la magia che ne consegue. 9 di spade, non avranno più preoccupazioni quando arrivano preoccupazioni. Cioè, cosa voglio dire? Allora, qua ci sono dei maschili 9, 9, 9, quindi è un po' come il succo dell'eremita, no? I maschili si faranno portare dalla loro saggezza interiore. I maschili chiuderanno non senza remore, chiuderanno non remore, non senza paura dei cicli dolorosi. Questi cicli possono essere o relazioni inappaganti ormai, o comportamenti o situazioni, e questo coraggio che avranno nel chiudere delle situazioni che magari stavano lì appese, li porterà ad affrontare qualsiasi tipo di, perché ho chiesto il nome di spade, inerente a qual è la magia che ne consegue. La notte buia dell'anima o i pensieri ossessivi non li verranno più, perché il coraggio che hanno di chiudere delle cose in questa settimana, facendo solo le cose che li fanno stare bene fondamentalmente, non li porterà più a vivere in modo drammatico i pensieri, non avranno più pensieri ossessivi. Fammi mettere un altro a questo 10 di spade, le azioni che faranno nei confronti degli altri. Cavalieri di denari, si prenderanno il loro tempo per fare delle azioni senza fare cose impulsive dettate dalla paura o dal bisogno. Quindi vedo dei gesti concreti non dettati dalla paura, non dettati dal bisogno, si muoveranno per godimento. Se mi va faccio una cosa, se non mi va non la faccio. Perché con tutti questi 9 non sono più vittima della paura o del bisogno. Quindi la magia che ne consegue col 9 di spade, il 3 di denari, e questo porterà a vere costruzioni nella loro vita, a delle relazioni stabili, appaganti, dove ci si riconosce il valore l'uno dell'altra. Il 3 di denari è la costruzione che ti permette di costruire, quella collaborazione che ti permette di costruire solide fondamenta. Allora, molte energie maschili si riverseranno in ciò che li appaga da un punto di vista emozionale in questi giorni, che sia una relazione o che siano attività lavorative o goderecce personali, pratiche della materia, faranno ciò che li appaga da un punto di vista emozionale. Cosa che magari non hanno mai fatto perché si sentivano in colpa, si sentiva il bisogno, stavano nella paura, nel bisogno. Questo a cosa li porta? A costruire vere strutture, che sia a livello lavorativo, che sia a livello relazionale, vere strutture,
non avendo più paura di lanciarsi in ciò che la loro anima li chiama a fare. E ripetiamo, cosa li sta chiamando a fare la loro anima? A fare cose che li fanno godere. Come vi insegno sempre, nello sciamanesimo, no? Noi perpetuiamo il piacere immoto, scritto tutto attaccato. Il piacere immoto è quel piacere che non è più suscettibile delle fluttuazioni della vita. Cosa vuol dire? Che sia all'esterno c'è un temporale, sia a livello simbolico metaforico, tu godi lo stesso, cioè tu fai delle cose che ti danno piacere, fai cose che ti danno piacere senza pensare alle fluttuazioni della vita. E quindi questo, il piacere immoto che cos'è? E poi quello che viene chiamato anche il matrimonio mistico, perché quando tu godi di quello che fai quotidianamente, di quello che sei, al di là di qualcuno o delle circostanze, tu sei in perfetto sodalizio con l'amante mistico. Molto bella, molto bella. Allora, vediamo da questa parte, le intenzioni, le vere intenzioni del cuore, dell'anima di lei, quali sono? Le vere intenzioni dell'anima di lei, stava uscendo un mago qua. Le vere intenzioni dell'anima di lei. Lei vuole darsi, il cavaliere di coppe, l'anima sua gli dice datti all'amore. L'amore non significa solo l'altra persona. Che sia chiaro questo, nella nostra scuola iniziatica abbiamo come base lo sciamanesimo, quindi di conseguenza darsi all'amore non significa mi do a quello, o soltanto a quella persona o soltanto a quell'altra persona. Darsi agli eventi. Gli eventi, le persone sono personaggi che sono portatori di certi eventi. Alla base di tutto ci sono le emozioni. Le emozioni sono gli dei. Le emozioni si manifestano attraverso gli eventi della vita. Gli eventi sono portati in essere dai personaggi. Ok, cosa vuole l'anima? Che si dà agli eventi, il cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe, darsi all'amore. Muoviti verso ciò che ti appaga anche a livello emotivo. L'anima vuole darsi all'amore. I femminili, l'anima dei femminili in questa settimana sta chiedendo di darsi all'amore, a tutte le cose. Cosa vuol dire? Se una persona ti ha fatto del male o se una persona no, per esempio dice che vuol dire Francesca mi devo dare a quella persona? No, ti devi dare nella misura in cui arriva qualcosa. È un evento, gli eventi sono enti, entità, spiriti. Tu ti devi dare attenzione all'evento senza analizzarlo. Qual è l'emozione che ti provoca quella persona? Ti devi dare solo a quell'emozione, al di là se poi ti dai a quella persona oppure no. Questo lo facciamo con il rituale erotico della Kundalini e con tutta la pratica sciamanica. Quindi l'anima sta chiedendo cosa? Di aprirsi. Datti, vai dove muove la tua energia amorosa, la tua energia erotica, che significa anche dei progetti personali, non solo l'altra persona, no? Penso che abbiamo raggiunto un livello evolutivo tanto da comprendere che darsi all'amore non significa più solo darsi alla persona, perché tutto è amore, darsi agli eventi, alle emozioni che gli eventi ti scatenano, comprensive dei personaggi che te li portano quegli eventi. Ok, quindi l'anima cosa vuole? L'anima vuole cavaliere di coppe, darsi, offrirsi, non più trattenersi. Va bene? Non aver paura di soffrire di nuovo, 5 di coppa al blocco, perché la sofferenza è una prospettiva da cui tu hai guardato gli eventi della tua vita. La sofferenza è una prospettiva sbagliata da cui hai guardato gli eventi della tua vita. E quindi il blocco qual è? Superare la prospettiva sbagliata. Vediamo cosa farà alla fine lei, le azioni di lei. Il diavolone. Mi do. Le azioni di lei. Qua vedo grandi unioni in questa settimana, anche dal profilo sessuale, erotico. Non si perde in chiacchiere la nostra lei, diciamo. Il diavolone mi parla di lei che allora, abbiamo vari livelli, no, delle nostre letture. Se ci fermiamo a un livello basic, ti dico, qua ci sono grandi festeggiamenti notturni. Ok, spostiamoci su altri livelli, da cui quei livelli poi si fanno i livelli più basic. Allora,
Quali sono le azioni di lei? Lei si va a prendere, ottiene ciò che vuole, ottiene ciò che la muove a livello emotivo. Lei si va a prendere quello che vuole in questa settimana, superando la paura di soffrire di nuovo. Perché? Perché grazie a questa lettura noi possiamo vedere che cosa? Che il femminile è talmente padrone di sé, talmente forte, che dandosi agli eventi o dandosi a una persona, dandosi a ciò che sente, lei riesce a portare fuori le sue paure, attaccamenti e resistenze e ad allearsi ad essi. Mi sono spiegata? Vediamo un po' sul diavolo così ti spiego ancora meglio. Le azioni di lei. Re di spade, allora, lei in questa settimana riconosce perfettamente attaccamenti, paure e resistenze che ha proiettato su una persona che può esserle apparsa fredda e distaccata. Quella freddezza e quel distacco che lei ha percepito da un'altra persona o da altre persone anche nel suo passato, perché il passato non esiste, ritorna sempre quell'emozione lì, riconosce che lei ha proiettato quel distacco, ha proiettato quelle paure, ha proiettato quel distacco per farsi per mettere in luce le sue paure affinché lei si potesse alleare alle sue paure. Perché cosa dice il Cavaliere di Coppe? A livello sciamanico, il Cavaliere di Coppe dice datti, 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 a che cosa? Datti a tutti, alle emozioni che provavi, alle emozioni rispetto a quegli attaccamenti, a quelle paure che avevi e alleati a questi. Fatto sta che lei, che cosa succede? Lei integra, guardate cosa vi sto dicendo perché c'è la pacificazione del passato qua. Lei integra ciò che aveva percepito come distacco dall'altro, integra il bagaglio emozionale che doveva integrare, che aveva lasciato in sospeso nel passato grazie a circostanze o persone che si sono comportate fredde, distaccate o manipolative. Lei integra questo, o meglio, l'approccio è quello di darsi alle emozioni rispetto a queste dinamiche qui, avendo una mente lucida, una mente risvegliata, dicendo io ottengo ciò che voglio solo grazie al patto con le emozioni. E qual è la benedizione che ne consegue? La benedizione è la temperanza. Io non leggo le carte al contrario. La benedizione è la temperanza, perfetto equilibrio. Cioè lei sgama perfettamente paure, attaccamenti e resistenze, riesce a superare la paura di soffrire di nuovo quando le vede queste paure insieme a un'altra persona, insieme a ciò che ha, verso la quale si è sentita attratta o si sente attratta. Qual è la benedizione? Del perfetto equilibrio, la guarigione piena. Guarigione piena. Ora, andiamo al livello basic. A livello basic, pettegolezzo sacro, qua vedo delle faville in questa settimana. Faville, vabbè, faville erotico, sessuali, sì. Però con grande potere, cioè qua vedo i femminili che hanno grandissimo potere. Si prendono quello che vogliono. Si prendono quello che vogliono. Tu stai prendendo? Sì. Adesso andiamo a vedere facciamoci le nostre specifiche. Dove stanno le carte piccoline? No, sto vedendo solo questo, ok. Allora, vediamo un po' sul 9 di denari. Energia attuale di lui con il 9 di denari. Re di denari, maschili molto sicuri di loro stessi, maschili molto concentrati nel portare lo spirito nella materia, quindi anche concentrati sui loro progetti lavorativi, sulle loro responsabilità, maschili molto responsabili, concentrati moltissimo sulle loro responsabilità pratiche della vita. Il 6 di coppe, i pensieri di lui, regina di bastoni, non vedono l'ora di darsi
a una donna di fuoco, a un femminile di fuoco, a un archetipo femminile di fuoco, stanno pensando di o riconciliarsi con un archetipo femminile che crea in loro molto erotismo, molto fascino, molto erotismo, stanno pensando fortissimamente forte a questa archetipo femminile, regina di bastoni. Ok. Cosa hanno nel cuore con il mago? Due di spade. Allora, il due di spade sanno che devono prendere questa decisione di darsi, ma sono ancora un po' indecisi. L'abbiamo visto anche con il matto al blocco. Il matto al blocco, il blocco di due confronti di lei. Il 6 di denari, vogliono fare le cose in modo equilibrato. Io credo che la priorità in questi giorni è sistemare cose sul piano pratico e quotidiano della loro vita. Sanno in molti maschili che non sono stati magari affidabili da un punto di vista pratico della vita e quindi vogliono fare le cose fatte bene, non andare a venire, ma assumersi la responsabilità per avere una relazione equa, alla pari. Ok. Vediamo adesso quali sono le vere intenzioni dell'anima con il 9 di coppe. La torre, guarda, è chiarissima questa stesa, incredibile. Le vere intenzioni dell'anima è: fai ciò che ti fa godere senza sensi di colpa. Con la maturità raggiunta, perché nella misura in cui fai ciò che ti fa godere senza sensi di colpa, la torre significa distruzione di tutto ciò che non ha a che fare con il pieno godimento, con una bellezza dell'essere. Ok, quindi si prepareranno anche a distruggere, vedevamo anche qua, situazioni inappaganti. Magari anche lavori inappaganti, qua tutti questi denari, chiudere dei lavori inappaganti anche se tremano, chiudere lavori inappaganti che non gli dà il giusto sostegno dal punto di vista emotivo, anche se magari gli dà da un punto di vista pratico il sostegno, chiudere anche i lavori inappaganti. Quindi vediamo le azioni con il 10 di spade e il cavaliere di denari. Paggio di bastoni. Vedo dei maschili pieni di entusiasmo che vanno verso qualcuno, ma senza prima. Allora, qua c'è vedo dei maschili che fanno le cose con entusiasmo, chiudendo tutto ciò che non gli dà più entusiasmo. E dell'entusiasmo che permette loro di concretizzare nel tempo. Questo entusiasmo qua è il paggio di bastoni. Vedo dei maschili che si faranno avanti magari con dei messaggi un po' curiosi, un po' tipo che dimostrano interesse anche fisico nei tuoi confronti, nei confronti dell'altro, capito? Vediamo adesso il miracolo finale, 9 di spade, 3 di denari. 9 di denari, meraviglioso. Il miracolo finale è che non si sentono appagati. Il miracolo finale è, allora, siccome qua avevamo visto il 9 di denari che era la maschera, no? Come possono apparire? Possono apparire sicuri di loro stessi, possono apparire, però magari non è così, infatti tremano un po' per prendere delle decisioni di lanciarsi in situazioni più eque, più appaganti per loro stessi e nella relazione. Cosa succede? Qual è il miracolo finale? Che l'essere sicuri di loro stessi non è più una chimera, ma il miracolo finale è che non si spaventano più dei pensieri ossessivi o delle preoccupazioni della mente, perché facendo azioni che si lanciano in qualcosa con questa struttura di responsabilità, si guadagnano il loro essere autonomi e il loro sentirsi appagati, il loro sentirsi sicuri di loro stessi. E poi c'è un'altra cosa, ammirano anche tantissimo un femminile che è molto sicuro di sé, lo vediamo con la regina di bastoni, lo vediamo col 9 di denari qui, ammirano molto un femminile che non ha necessità non ha il bisogno dell'altro, ma preferisce condividere la propria interezza. A tratti non la capiscono, a tratti la capiscono, in questa lettura la capiscono, questo tipo di femminile qua. Vediamo da quest'altra parte.
Allora, energia attuale di lei col 6 di coppe, la luna, possono apparire nostalgiche e avere un po' di incertezze rispetto al loro passato. Allora, la luna è la carta del passato, come il 6 di coppe, come un po' il giudizio, però hanno valenze diverse. Allora, possiamo percepire qua dei femminili che possono avere un po' di paure legate a dei misteri, legate a cose nascoste in questa settimana, paure legate a cose nascoste, o dei femminili che non parlano o nascondono parte del loro passato. Qua ci stanno delineando altre sfumature. Possono nascondere all'altro parte del loro passato, ma la loro intuizione, perché si fanno forti con la regina di bastoni, le guida. Possono nascondere alcune cose del loro passato, ma la loro intuizione le guida. O possono nascondere il passato a qualcuno. Vediamo i pensieri col 10 di denari, cosa pensa lei di lui o cosa pensa lei, cosa hanno nella mente. 5 di bastoni. Guarda, i femminili stanno nella mente, stanno pensando anche di voler risolvere certe discussioni inerenti a una solidità o una stabilità con qualcun altro da sole, quindi possono avere anche delle possono nascondere anche a qualcuno il fatto di aver avuto delle discussioni con qualcun altro nel loro passato inerente alla stabilità. Però possono avere un po' di confusione in merito a una persona con la quale si vedono, riguardante la stabilità, un po' di confusione se posso essere stabile con questa persona, posso non essere stabile, perché ci sono un po' di conflitti mentali legati al loro passato inerente a questa stabilità, magari non l'hanno avuta con alcune persone, allora c'è la paura di soffrire di nuovo, no? Se si danno a quest'altra persona, se soffro, non soffro. Cosa hanno nel cuore con la regina di bastoni? L'asso di bastoni, però il loro cuore vuole assolutamente darsi a questa passione. C'è una passione qua, forte in questa settimana. Ora, che si riversi a livello di un rapporto erotico, sessuale in tal senso, o che si riversi all'interno di un progetto creativo, o che si riversi all'interno di qualcosa che gli fa battere il cuore, come un qualsiasi tipo di progetto, un ideale, è la stessa cosa. Vediamo il blocco di lei nei confronti di lui, nei confronti della vita in questi giorni, 5 di coppe. La papessa, hanno paura di soffrire di nuovo, un po' di paura, ma non è tanta, perché poi c'è la guarigione qua. Hanno un po' paura di seguire la loro intuizione, che le porta a confrontarsi con paure, attaccamenti e resistenze che riguardano non magari situazioni attuali, ma il loro passato. Vediamo le intenzioni dell'anima, Cavaliere di Coppe. Le intenzioni sono quelle proprio di godi, godi, godi il sole. L'anima vuole essere gioiosa, felice, come dei bambini. Le intenzioni sono quelle di aprirsi all'amore incondizionato, alla bellezza, alla gioia di vivere quotidiana. Le intenzioni dell'anima sono proprio gioire. Che cosa farà lei nei confronti di lui? Le sue azioni, il diavolo, re di spade. 10 di coppe, te l'ho detto. Hanno talmente una mente chiara da risolvere, da guardare in faccia le loro paure, attaccamenti e resistenze e tranciarle come ci insegna il re di spade con la spada della consapevolezza. Quindi le azioni saranno quelle di felicità. Superano assolutamente le loro paure, si fanno guidare dalle intuizioni, le paure riguardanti il passato, altre relazioni. Sì. Vediamo la temperanza, la magia finale che ne consegue lei. Il giudizio è la chiamata dell'anima, si risveglia, c'è una guarigione che doveva essere messa in atto già da un po' e avviene in questa settimana. Tale guarigione ha a che fare con la paura di soffrire di nuovo, che viene egregiamente superata. Ok? Mettiamoci adesso i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo lui cosa dice a lei. Entriamo nella profondità, perché qua il maschile, questo 10 di spade e cavallo di denari,
Cioè, qua farà dei gesti per sondare il terreno. Vediamo che cosa c'è dietro. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. È proprio il fatto che non la spia, però la scruta, è proprio come ti ho detto adesso, sonda il terreno, manda un messaggio per sondare il terreno, cioè qua il maschile non fa gesti plateali questa settimana, ma sono gesti riconducibili a una grande trasformazione tra questo forte desiderio di manifestare, questo dubbio, allo stesso tempo mi lascio andare, voglio un amore equilibrato e quindi si riconferma quello che ti ho detto prima. Vediamo cosa c'è dietro ancora. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. E te l'ho detto che è profonda questa lettura, col 6 di coppe, che il passato, ti ho cercata così. Magari questa cosa è ancora inconfessabile pure a se stesso, ma se la imprime nella coscienza in questa settimana. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Tu che mi accendi il fuoco, tu che mi accendi questo radicamento in me. Cioè, dietro a questa cosa timida c'è una cosa più grossa. Cos'altro? Che ti ho detto, c'è una cosa più grossa, sto pensando di regalarti un anello. L'anello è il compimento, è il riconoscere la divinità nell'altro, no? Il compimento, molto bello, molto bello. Mettiamone un'altra. Quanto vorrei le tue gambe ora, e questa è la regina di bastoni col 6 di coppe. Sì, perché la sua anima vuole essere felice, capito? Vuole essere felice, i piaceri semplici, quotidiani, la vita, la quotidianità, quel 6 denari a blocco. Mm. Vediamo lei cosa può, perché queste azioni di lei sono anche azioni, magari delle parole taglienti che fa, che sono volte a una verità autentica, va bene? Cioè dice delle cose con Re di Spade e anche provocatorie, può dire anche delle cose provocatorie, funzionali, però con una certa struttura che hanno, magari non l'avrebbe detta in passato, perché si è tenuta magari troppe cose dentro, la papessa con il 5 di coppe. Adesso dice, vediamo sulla base di cosa dice, vediamo queste qua. Sai quando ingoiamo ciò che non vogliamo dire, no? La papessa, il 5 di coppe. Adesso le dice. Vediamo una di queste. Conversazione, adesso le dice. Voglio chiamarti e sentire la tua voce. Quindi le dice. E con questo atteggiamento anche un po' provocatorio però. Voglio chiamarti, dirà delle cose. Valori. Abbiamo abbiamo troppa differenza di valori. Allora, le cose provocatorie che dirà si vertono sulla differenza di valori, va bene? O per chiarire certe differenze di valori. A cosa diamo valore noi, a cosa dà valore l'altro. Quindi la conversazione un po' provocatoria in questa settimana ci può essere su questo aspetto. Cos'altro? Senza apprezzamento. Ho sentito che non ti interessava di me. Allora, quello che dirà in questa settimana, perché ha l'atteggiamento un po' provocatorio? Sistemando poi le cose, come ti ho detto, perché hanno sentito nel passato che di lei lui non se ne importava, magari, no? Ma non parlo solo di una persona sola, quello che ha vissuto nel passato anche con altre persone, un po' di esclusione. Qui non è uscito il 5 di denari, ma come se questa carta lo fosse. Ho sentito che non ti importava, quindi parleranno di questo, quanto valore dai a me, quanto valore dai alle cose. Su questo si fonda la conversazione, la discussione. Guarda, io vedo questa settimana che l'energia maschile mette davanti, cioè tutta la stesa, scusami, non solo l'energia maschile, si mette davanti a una verità molto concreta, che non si può più restare sospesi. L'energia maschile appare stabile, appare solida, quasi arrivata, no?
All'esterno quindi sembra una persona che sa il fatto suo, che ha valore, che non chiede nulla, ma dentro c'è un ritorno continuo a qualcosa del passato, che può essere un legame, un sentire, una donna, un'emozione che riaccende il fuoco. Il maschile vuole e come se vuole. Ha il potere di creare, di muoversi, di scegliere, ma si sente un po' diviso. Una parte lo spinge, l'altra lo frena. Cioè la sfida vera non è fare qualcosa, è questa settimana smettere di restare a metà. Due di spade, no? Quindi questa settimana per lui è un punto, abbiamo visto qua col 10 di spade, è un punto di rottura. Cioè o continua a rimandare pagando con stanchezza emotiva e nervosismo, 9 di spade, oppure accetta di chiudere un ciclo e ripartire da un desiderio più vero. Le azioni sono indaga, ok? Indaga un messaggio così per testare il terreno, azioni silenziose, non sono sceniche, perché qua c'è un lavoro interiore che pesa, ma sono azioni di sondare il terreno, va bene? Il femminile nel frattempo è molto profonda qua, all'esterno può sembrare dolce, nostalgica, come ti ho detto prima, dentro invece c'è un fuoco che scalpita qua. Lei vuole costruire, vuole qualcosa che stia in piedi nel mondo, però vive questa tensione, da una parte la passione, dall'altra il dolore non detto del suo passato. Ecco perché ho detto bambina interiore, pacificazione immagini del passato. Quindi questo suo blocco è antico, la tendenza a ingoiare, a comprendere troppo, a stare sempre zitta per amore. Ecco, questa settimana però qualcosa cambia. Il femminile non spiritualizza più il dolore, cioè lo attraversa, lo sente, smette di nasconderlo. Le sue azioni non sono accomodanti, sono magnetiche, sono intense, il diavolo, re di spade, sono magnetiche, intense, anche provocatorie a tratti, ma solo per dire una cosa, questa sono io, questo è il mio desiderio. Ed è proprio in questa fase che avviene l'alchimia. Il femminile non si perde più nell'altro, si ricentra. E da lì, se l'altro c'è, bene, se non c'è, lei resta in piedi. Quindi cosa succede davvero nella realtà? C'è questa tensione, ma è una tensione che chiarisce. Qualcosa finisce per poter essere costruito meglio. I silenzi potrebbero pesare più delle parole, i gesti contano più delle promesse, e le maschere iniziano a cadere. Questa è una settimana di decisioni ferme interiori che poi cambiano i fatti. Ok? Quindi qual è il messaggio sciamanico qua? Che prima di andare verso l'altro, chiunque l'altro sia o l'altra, resta nel corpo, senti la malinconia, senti il desiderio, senti anche la paura, perché quelle emozioni, come ci insegniamo sempre, non ti bloccano, ma ti stanno preparando. Cioè, chi si riconosce nel maschile questa settimana ti chiede coerenza, cioè fare meno ma più vero. Chi si riconosce nel femminile questa settimana ti chiede autenticità, non trattenere più la tua verità per paura di perdere. Mi spiego? Quindi nei prossimi giorni cosa può succedere nel concreto? Allora, come ti dicevo qua, un movimento lento ma reale, cioè non vedrai gesti teatrali, ma un passo misurato, cioè un messaggio che arriva dopo un certo silenzio, un contatto meno impulsivo ma più vero, perché il paggio di bastoni qua è giocoso, ma viene da un 10 di spade e un cavaliere di denari. E da questa parte il diavolo con il re di spade viene da un processo interiore fortissimo, quindi ehm, cioè se qualcuno sparisce un attimo in questi giorni non è disinteresse, è assestamento, o femminile o maschile, se qualcuno sparisce è assestamento. Poi io qua vedo una conversazione, lo dicevo anche qua, che cambia completamente il tono, cioè può esserci una telefonata diversa dal solito, uno scambio più onesto, una frase detta senza protezioni. Non tutto viene detto, ma qualcosa di vero, vero, vero filtra e tu lo senti subito questa cosa, nel corpo la senti, perché avrai meno ansia, più chiarezza. Poi, come terzo punto importante, qua vedo che un confine verrà segnato, o da te o dall'altro.
non per chiudere, ma per dire così sì, così no. Questo potrebbe sembrare freddo all'inizio, ma è ciò che rende possibile una relazione che non consuma più, no? Quindi, come quarto punto, io direi, qua abbiamo desiderio più paura insieme, quindi nei prossimi giorni può esserci questa tensione erotica fortissima, anche un po' di esitazione, ma è normale perché è il segno che non si sta più giocando, si sta rischiando qualcosa di vero. Poi, anche se non vedi scelte eclatanti, c'è una scelta silenziosa, anche se non viene dichiarata subito. Qua c'è una decisione interna che viene presa. Della serie, o investo lentamente ma davvero, oppure lascio andare una dinamica che mi stava svuotando. Ed è questa scelta che inizierà a modificare i comportamenti di ciascuno, o tuoi o dell'altra persona. Allora, la stessa cosa mi sta dicendo, il consiglio pratico importantissimo è non rincorrere spiegazioni, non anticipare il futuro, non chiuderti per protezione. Cioè, stai presente, incarnata o incarnato, rispondi a ciò che c'è. Non rispondere a ciò che temi, rispondi a ciò che c'è. Chi è pronto si avvicina, chi non lo è si rivela. E tu in questi giorni o costruisci qualcosa di più vero oppure recuperi energia vitale. Mi spiego? Quindi se arriva un contatto, il contatto arriva non arriva in modo plateale, non è la dichiarazione epica, è un segnale intelligente, cioè un messaggio che tasta il terreno, come ti ho detto prima. Tipo una frase che sembra casuale ma non lo è, un ritorno dopo silenzio con un tono più maturo, cioè arriva quando l'altro si è calmato dentro, non quando è in fiamme, va bene? Cosa fare se arriva questo contatto? Questo contatto? Rispondi, ma senza fretta, senza spiegarti troppo, senza fare la terapeuta, senza rinfacciare il passato. Stai nel corpo, non stare nella testa. Di poche parole, ma vere. Cioè, il consiglio sciamanico qua è, devi essere la presenza che dice io ci sono, ma non mi perdo più. Ed è questo che accende il desiderio sano. Cosa fare se non arriva una chiamata? Che siamo migliaia, no? Io ti sto dicendo quali sono le energie. Se non arriva, non inseguire, non interpretare, non analizzare, non colmarti di pensieri. Usa quel vuoto per rientrare in te. Fai qualcosa che nutre il corpo, che nutre la tua bellezza, che nutre la tua energia vitale, perché qui succede una cosa importante. Quando non reagisci, l'energia si riorganizza. E spesso, come succede sempre, come lo scrivete, o il contatto arriva dopo che l'energia si riorganizza, oppure smetti di volerlo perché sei tornata intera o intero, capito? Quindi qual è il senso profondo di questa settimana? Questa settimana non serve a ottenere qualcuno, serve a ricordarti chi sei quando non mendichi amore. Ed è proprio da questo punto che o nasce qualcosa di nuovo o nasce una libertà che profuma di futuro. Entrambi sono una vittoria. È bellissimo. Vediamo cosa ci dicono rispetto a tutto quello che abbiamo detto questi. Realizzazione. Realizzazione. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno, te l'ho appena detto. Per perseguire e realizzare il tuo scopo, abbraccia il tuo viaggio unico e fidati che ti sta conducendo dove devi andare. Fede impeccabile. Fede impeccabile. Bellissimo. Non ho altro da aggiungere, mi ha ammutolito questa carta stupenda.
In questa settimana c'è il potenziale per una piena realizzazione personale, tra maschile e femminile. Ok? Vediamo un attimo le carte degli archetipi. Una carta sul maschile, una carta sul femminile. Maschile. Le voci, le voci. Despierta la considerazione per los sentimientos de los demás, rispetta la confianza, goza del potere che otorga la trasmissione di informazioni private o segrete, la confidenza. I maschili possono sentire il chiacchiericcio mentale e anche il sentito dire, il mi è stato detto. Qua entriamo più nel regno sibillino, diciamo. Perché la parte in luce risveglia la considerazione per i sentimenti degli altri rispettando le loro confidenze. Quindi il maschile si farà contenitore di confidenze. Ci sono dei maschili che si faranno contenitori di confidenze, cioè comprenderanno l'altro essendo... Siccome li abbiamo visti qua integri comunque, questo è il potenziale. Molte persone si confideranno con delle energie maschili, si sentiranno a casa con delle energie maschili. Questo per un lato. Per un altro lato, siccome qua abbiamo il 10 di spade e il cavaliere di denari, molti maschili avranno una sensazione di aver detto ciò che non dovevano dire. C'è un po' di paura su questo. Magari hanno detto le confidenze di qualcuno a qualcun altro, in passato dico però, perché questo è ciò che viene integrato. Adesso hanno molto rispetto di ciò che gli viene confidato, di ciò che gli viene detto. Interessante questa carta. Vediamo da questa parte. Amanti perfetti. Un'enorme passione e devozione, un apprezzamento senza limiti verso qualcosa o qualcuno. Te l'ho detto che i femminili si sentiranno non solo amate. L'amante qua ha a che fare con l'amante mistico, quello di cui abbiamo parlato prima. Si sentiranno allineate al loro spirito guida che nello sciamanesimo è l'amante mistico. E quindi avranno questa propulsione nel servire una propria causa, la propria missione e anche a darsi a qualcuno o a una situazione che la vedono connaturata all'interno della propria missione. Sì. Poi mi metto un'altra carta qua. Un altro archetipo sul maschile. Ah, che ti ho detto? A conferma, mentori. Ci sono dei maschili che saranno dei mentori e quindi custodiranno le confidenze di qualcuno, trasmettendo saggezza alle persone come se fossero degli alunni. Infatti te l'avevo già detto, però volevo chiarirla perché in passato è come se non avessero saputo tenere dei segreti, oppure hanno avuto delle situazioni dove sono stati costretti a dire dei segreti. Non lo so, mi arriva questa cosa, non c'è scritto qua, però mi arrivava questa cosa qui. Che cosa succede in questa settimana? I maschili saranno dei mentori, custodi di certe confidenze, sapranno, come dire, indirizzare, grazie alla loro esperienza, altre persone che si sentiranno protette nel confidare determinati segreti. Interessante questa cosa che ci hanno detto, vediamo un po' di metterci la carta dello sciamano da questa parte. Qual è l'archetipo che incarna il maschile con questa consapevolezza qua? L'archetipo dello sciamano, però voglio sapere. Il compimento, e questo è come l'anello. Il numero 9, guarda, 9, 9, 9, 9, e integrano l'eremita. Allora,
molta saggezza, andare piano, seguire la luce interiore, la saggezza che arriva dall'eremita, questi 9999, no? È il compimento di un ciclo. Quale ciclo, dici? È quella quando l'eremita guarda al passato e segue la saggezza accumulata grazie alle esperienze della sua vita. Quindi va piano, è una persona saggia, una persona onesta, segue la sola luce interiore e eludendo il chiacchiericcio della mente. Quindi si fanno dei mentori proprio perché hanno questa saggezza qui. Bello. Vediamo i femminili sull'amante. Questa è la carta più bella. Il Gran Turco dice questo: abbondanza, abbondanza, abbondanza. Ricordati di condividere la tua abbondanza. Guarda, te la leggo perché è stupenda questa carta. Ti dice che sei in un momento, in questa settimana, di piena abbondanza, di non dimenticarti di condividerla. Una cosa del genere, dice, guarda, te la leggo. Avete piantato un magnifico campo di sogni e avete lavorato con impegno. Persino in momenti in cui stavate perdendo la fede avete continuato. Ora lo spirito del Gran Turco viene a rendere onore al tuo sforzo, mostrandoti una messe abbondante. È tempo di raccogliere la ricompensa del duro lavoro e della fiducia, che si tratti di gratificazioni finanziarie o di una prosperità che si misura più nella qualità che nella quantità. Siete davvero fortunati quando compare questo simbolo. Non dimenticate di condividere la vostra buona sorte. E con questo mi ha ammutolito e concludo qui. Quindi, ragazze mie e ragazzi, come vedete, la bellezza è ovunque, la bellezza è ovunque e la potete manifestare, sperimentare in questa settimana come in ogni singolo istante. Detto questo, concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!